Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Italiano Thales. Oggi voglio condividere con voi un'avventura entusiasmante, imparare l'italiano. Se state appena iniziando con questa bellissima lingua, non preoccupatevi. Imparare l'italiano può essere divertente e semplice se usate i metodi giusti. Vi darò dei consigli facili insieme a ricerche che spiegano perché funzionano. Prima, lasciate che vi racconti una storia. Quando ho iniziato a imparare l'italiano, sapevo quasi nulla. Mi sentivo un po' nervoso, ma ho deciso di ascoltare storie in italiano. All'inizio non capivo molto, ma continuavo ad ascoltare ogni giorno. Pian piano le parole sono diventate più chiare e ho iniziato a capire di più. Ascoltare è molto importante. Uno studio dell'Università dell'Illinois ha dimostrato che ascoltare spesso una lingua straniera aiuta a riconoscerne meglio i suoni e le parole. Quando ascoltate storie, canzoni o anche il telegiornale in italiano, il vostro cervello comincia ad abituarsi alla lingua. Per esempio, in una storia su un cane scomparso ho sentito molte volte la parola trovare. Senza controllare il dizionario, ho capito che significava trovare. Ecco come l'ascolto quotidiano mi ha aiutato a imparare nuove parole. Ma ascoltare da solo non basta. Bisogna anche praticare il parlato. Si dice spesso che la pratica rende perfetti, e questo vale anche per le lingue. Quando ho provato a parlare italiano per la prima volta, ho fatto molti errori, ma non mi sono fermato. Uno studio pubblicato sulla rivista Psychological Science ha scoperto che esercitarsi ogni giorno, anche solo per pochi minuti, è molto efficace. Parlando italiano ogni giorno, anche con errori, sono migliorato. Un altro consiglio utile è leggere in italiano. Iniziate con libri semplici e, se hanno immagini, ancora meglio. Le immagini aiutano a capire la storia. Una volta ho letto un libro per bambini su un gatto in cerca di una casa. Era semplice, ma ho imparato parole come strada, foresta e rifugio. Più leggevo, più capivo. Infine, non dimenticate di scrivere. Scrivere vi aiuta a usare le parole che già conoscete. Iniziate scrivendo piccole cose sulla vostra giornata o sulla vostra famiglia. Quando ho cominciato a scrivere in italiano, tenevo un piccolo quaderno. Scrivevo qualsiasi cosa mi venisse in mente, anche con errori. Col tempo le mie frasi sono diventate migliori e mi sono sentito più sicuro. L'immersione è un ottimo modo per imparare l'italiano.
Non serve trasferirsi in Italia, potete creare immersione anche a casa. Guardate video, ascoltate musica italiana o cambiate la lingua del vostro telefono in italiano. Ricordo di aver visto un cartone animato su un cane molto buffo. Mi ha fatto ridere, ma ho anche imparato espressioni come "mamma mia" e "non è possibile". I cartoni animati sono ottimi per i principianti perché usano frasi semplici e ripetute. Uno studio dell'Università di Bristol ha scoperto che i media visivi, come i cartoni animati, aiutano a ricordare il vocabolario più facilmente combinando immagini e suoni. Ma l'immersione non riguarda solo gli schermi. Parlare con persone che parlano italiano è altrettanto importante. Se avete amici che parlano italiano, esercitatevi con loro. Se non ne avete, esistono siti web dove potete trovare partner linguistici. Io avevo un'amica che parlava italiano molto bene e parlavamo ogni giorno. Mi correggeva gentilmente quando facevo errori e questo mi aiutava moltissimo. Un'altra buona abitudine per l'immersione è usare il dizionario. Quando non conoscete una parola, cercatela subito. Uno studio dell'Università di Cambridge ha dimostrato che gli studenti che usano spesso il dizionario ricordano meglio le parole. Cercare una parola aiuta a fissarla nella memoria. Infine, non dimenticate di giocare in italiano. I giochi educativi sono un modo divertente per imparare. Quando stavo imparando giocavo spesso a giochi di parole con gli amici. Dovevamo trovare il maggior numero possibile di parole in poco tempo. Ed era davvero divertente. Un altro studio dell'Università di Bristol ha dimostrato che i giochi educativi aiutano a mantenere la motivazione e a imparare più velocemente. La pazienza è molto importante. Imparare una nuova lingua richiede tempo e fare errori è normale. Uno studio dell'Università di Stanford ha scoperto che chi rimane paziente migliora più rapidamente. Quindi non preoccupatevi se non capite tutto subito. Ogni piccolo passo conta. Un giorno, mentre stavo migliorando il mio italiano, ho sentito un consiglio che ha cambiato il mio modo di imparare: pensare in italiano. All'inizio sembrava impossibile. Come potevo pensare in una lingua che non conoscevo del tutto? Ma ho deciso di provare. Ho iniziato con piccole cose. Invece di pensare "sto per mangiare" nella mia lingua, cercavo di pensarlo direttamente in italiano. Sto per mangiare. All'inizio era lento e spesso dovevo tradurre nella mia testa.
ma col tempo è diventato più naturale. Uno studio dell'Università di Chicago ha dimostrato che pensare in una lingua straniera migliora la fluidità e aiuta a formare frasi più velocemente. Quando ho iniziato a pensare in italiano, ho notato che riuscivo a parlare più facilmente. Non avevo più bisogno di tradurre ogni parola. Per esempio, mentre camminavo fuori mi dicevo «Il cielo è blu» oppure «Gli alberi sono verdi». Queste semplici frasi hanno aumentato la mia sicurezza. Pensare in italiano mi ha anche aiutato a capire meglio le persone. Non dovevo più tradurre tutto, capivo direttamente. Sembrava che il mio cervello si fosse abituato alla lingua. Quindi, se volete fare progressi, provate a pensare in italiano. Iniziate con frasi brevi e semplici. Poco a poco comincerà a sembrare naturale. Un altro strumento che mi ha aiutato molto mentre imparavo l'italiano è stato l'uso delle flashcard. Le flashcard sono piccole carte con una parola italiana su un lato e la sua traduzione o un'immagine sull'altro. È un metodo semplice ma molto efficace per ricordare il vocabolario. Quando ho iniziato a usare le flashcard, ho notato che riuscivo a ricordare le parole più facilmente. Per esempio, avevo una carta con la parola mela su un lato e la foto di una mela sull'altro. Ogni volta che vedevo la carta, ricordavo la parola. Uno studio dell'Università di Waterloo ha scoperto che usare le flashcard migliora la memoria a lungo termine delle parole, soprattutto se le si ripassa regolarmente. Usavo le mie flashcard ovunque. Sull'autobus, mentre aspettavo un amico o prima di andare a dormire. All'inizio conoscevo solo poche parole, ma col tempo il mio vocabolario è cresciuto. Le mie carte includevano parole come cane, casa, libro e molte altre. Se volete provare, potete creare le vostre flashcard. Scrivete una parola italiana su un lato e la sua traduzione o un'immagine sull'altro. Ripassatele ogni giorno. Vedrete che le parole rimarranno nella vostra memoria per molto più tempo. È un metodo semplice ma molto potente. La ripetizione è anche uno dei modi migliori per imparare una lingua. Quando ripetete una parola o una frase molte volte, il cervello la ricorda meglio. È come fare esercizio. Più vi allenate, più diventate forti. Quando stavo imparando l'italiano, ripetevo spesso le nuove parole che sentivo.
Per esempio, se imparavo la parola bello, la dicevo più volte nella mia testa. Poi la usavo in frasi semplici come è bello o questa vista è bella. Più la ripetevo, più la parola diventava naturale. Uno studio dell'Università della California ha dimostrato che la ripetizione dilazionata, cioè ripassare le parole a intervalli regolari, è molto efficace per ricordarle a lungo termine. Usavo questo metodo ripassando le parole ogni giorno all'inizio, poi ogni 2 giorni e infine una volta a settimana. Mi ha aiutato a ricordare ciò che avevo imparato. La ripetizione non è solo per le singole parole, si possono anche ripetere intere frasi. Per esempio, se imparate la frase vado a scuola, ripetetela molte volte. Provate a usarla in situazioni diverse. Più la ripetete, più vi sentirete a vostro agio con la lingua. Guardare film e serie TV è un modo divertente per imparare l'italiano. All'inizio non capivo tutto, ma ho continuato. Pian piano ho iniziato a riconoscere parole e frasi, il che ha migliorato le mie capacità di ascolto. Ricordo di aver visto un film più volte. All'inizio avevo bisogno dei sottotitoli, ma dopo alcuni visionaggi riuscivo a capire alcune frasi senza di essi. È stata una grande vittoria. Uno studio dell'Università di Nottingham ha dimostrato che guardare film in un'altra lingua migliora la comprensione orale e aiuta a imparare il vocabolario nel contesto. Anche le serie sono molto utili. Spesso sono più brevi dei film e i dialoghi sono di solito più semplici. Ho guardato una serie italiana e ho imparato espressioni come è fantastico e cosa stai facendo. Queste espressioni mi hanno aiutato a parlare in modo più naturale. Se volete provare, iniziate con film o serie che già conoscete nella vostra lingua. In questo modo potrete seguire la storia anche se non capite ogni parola. Col tempo noterete che la vostra comprensione migliorerà. Oggi esistono molte app per imparare l'italiano. Quando le ho scoperte per la prima volta, sono rimasto sorpreso di quanto possano essere utili. Offrono lezioni interattive, quiz e giochi che rendono l'apprendimento piacevole. Usavo un'app per imparare il vocabolario e praticare la grammatica. Ogni giorno facevo qualche esercizio e vedevo i miei progressi. Uno studio dell'Università di Stanford ha scoperto che le app per l'apprendimento delle lingue sono molto efficaci, soprattutto se usate regolarmente.
Se volete provare, scegliete un'app adatta al vostro livello. Molte sono gratuite e offrono lezioni per principianti. Usatele ogni giorno, anche solo per pochi minuti, e vedrete che il vostro italiano migliorerà rapidamente. Unirsi a gruppi di conversazione è un altro ottimo modo per praticare l'italiano. Quando mi sono unito al mio primo gruppo, ero nervoso, ma presto ho capito che tutti erano lì per imparare. Parlavamo di argomenti semplici come hobby e viaggi, il che mi ha aiutato a sentirmi più sicuro. Una volta abbiamo parlato dei nostri cibi preferiti. Ho imparato parole come delizioso, piccante e dolce. Uno studio dell'Università di Melbourne ha dimostrato che i gruppi di conversazione migliorano la fluidità e la sicurezza nel parlare. Se volete provare, cercate gruppi di scambio linguistico vicino a voi o online. Viaggiare in Italia è un'esperienza straordinaria per imparare la lingua. Quando ci sono andato per la prima volta, ero entusiasta ma anche un po' nervoso. Sapevo che parlare sarebbe stata una sfida, ma era la migliore occasione per esercitarmi nella vita reale. Ricordo di aver ordinato un gelato in una piccola gelateria. Ho dovuto usare le mie parole italiane e il gelataio mi ha capito. È stato un piccolo successo, ma mi ha dato molta fiducia. Uno studio dell'Università di Barcellona ha dimostrato che vivere in un paese dove si parla la lingua migliora rapidamente le competenze. Se potete visitare l'Italia, sfruttate l'occasione per fare pratica. Parlate con la gente del posto, esplorate nuovi luoghi e godetevi la cultura. Anche se fate errori, le persone apprezzeranno il vostro impegno. Ognuno di questi metodi può aiutarvi a migliorare e a sentirvi più a vostro agio con l'italiano. Ricordate, imparare una lingua è un viaggio. Ogni piccolo passo vi avvicina al vostro obiettivo. Continuate a praticare, restate motivati e soprattutto divertitevi mentre imparate. Buona fortuna!